Ciao ragazzi, per chi non mi conosce, io sono Wendy e oggi vi porto in un angolo di mondo nascosto proprio qui, nel pieno centro di Bologna. Siamo in una piccola caffetteria turca, che è una vera chicca. L'atmosfera è super accogliente, sia dentro che fuori, dove abbiamo deciso di sederci noi per goderci un momento di relax. Per la prima volta ho assaggiato il vero caffè turco e me ne sono innamorata. Io ho preso quello con cardamomo e cannella e ha un profumo speziato incredibile, mentre mio marito ha scelto quello al pistacchio. Era davvero goloso e particolare. Nel loro menù dicono di avere il caffè perfetto per ogni tipo di pausa e hanno proprio ragione. Se cercate un gusto diverso dal solito e un attimo di pace, questo posto è davvero speciale. Questo momento di pausa è stato davvero un toccasana. Avevo proprio bisogno di uno stacco tra tutti gli scatoloni e il grande affare del trasloco che ci aspetta a casa. Fermarsi a gustare questo caffè così buono ci ha dato la carica giusta per tornare ai preparativi con più energia. Ogni tanto bisogna proprio fermarsi un attimo, respirare e godersi il bello, prima di tuffarsi di nuovo tra impegni e pulizie. Eccoci qui da Mondo Convenienza. Siamo alla ricerca dei mobili nuovi per la nostra nuova casetta e non vedo l'ora di portarvi con me. Se non avete troppa fretta, nei prossimi video ve la mostrerò sicuramente, ma per ora la stanno ancora sistemando e preparando per noi. Molti dei mobili che avevamo nella vecchia casa venivano proprio da qui e come sempre ci siamo trovati benissimo per il rapporto tra prezzo e qualità, quindi siamo tornati a colpo sicuro. Penso che abbiano delle soluzioni davvero carine. Poi sapete come la penso. Sta a noi averne cura, incaricarsi della loro pulizia e del mantenimento per farli durare belli a lungo nel tempo. Che ne dite? Vi piacciono queste opzioni che stiamo guardando? Andiamo a preparare un bel pranzetto per due. Oggi preparo questi pezzi di pollo nella friggitrice ad aria, che è comodissima. Per prima cosa li condisco bene con tutti gli aromi per dare sapore e poi via in cottura. Ci vorranno circa 30 minuti, visto che sono pochi pezzi. Di tanto in tanto li giro così la cottura viene bella uniforme su tutti i lati. Ah, non guardate il tempo che ho impostato sulla macchina, perché io esagero sempre, per sicurezza, ma in mezz'ora sono pronti e buonissimi. Come contorno ho deciso di preparare del riso. Uso sempre il riso basmati perché mi piace tantissimo. Questa volta però voglio farlo giallo. Dopo averlo lavato bene, lo condisco direttamente in pentola con olio, sale e altri aromi.
per dargli quel bel colore acceso utilizzo la curcuma. Preferisco di gran lunga la curcuma perché dello zafferano non sono molto amante. È un modo semplice per rendere il piatto più allegro e profumato, perfetto da accompagnare il nostro pollo. Per noi è tutto pronto. Buon appetito a voi se state mangiando. Lo so, siamo proprio nel mezzo del trasloco e avrei mille cose da fare, ma dopo tutto siamo ancora in questi bellissimi giorni di festa e ogni tanto bisogna sapersi fermare. Siamo alla mattina di un nuovo giorno e si ricomincia subito. Avevo lasciato le tovagliette in ammollo e ora, mentre sistemo la cucina, mi prendo cura di loro per farle tornare perfette. Per fortuna, oggi non sono sola. Mia sorella mi sta dando una mano grandissima a incartare tutti i bicchieri. Così io nel frattempo posso dedicarmi ad assemblare le nuove scatole e chiudere quelle già pronte. Tra uno scatolone e l'altro porto avanti anche i soliti lavori domestici, come una lavatrice che ho appena avviato. Anche se c'è tanto da fare,
Con un po' di aiuto e organizzazione tutto sembra più leggero. Proprio ora se ne sta andando via un altro pezzo della nostra casa. Sto togliendo tutto quello che c'è dentro la madia perché neanche questa verrà con noi nella nuova casa. Ragazzi, piccola pausa per noi che ci sta. La giornata di oggi sarà lunga. La svuoto completamente perché tra pochissimo verranno a prenderla. Quindi gli do un'ultima ripulita veloce per consegnarla meglio. Lo so che è molto bella ed è tenuta davvero bene, ma stiamo cambiando vita e con questo trasloco vogliamo rinnovare le energie e rinnovare un po' anche noi stessi, come abbiamo fatto sempre. È un distacco che fa un po' effetto, ma fa spazio a tutto il nuovo che sta per arrivare. E ora tocca tutto quello che c'era dentro la madia. Dobbiamo inscatolare tutto con cura e lasciare fuori solo lo stretto necessario per questi giorni che ci rimangono qui dentro. È incredibile quanta roba ci stia in un solo mobile. In più dobbiamo assolutamente liberare il tavolo, perché senza rendercene conto lo abbiamo riempito completamente.
Dopo aver dato l'ultimo saluto alla nostra Madia, ho dato una bella passata al pavimento e ora stiamo sfruttando questo spazio vuoto per sistemare altre scatole e contenitori già pronti. Per il pranzo di oggi abbiamo scelto una cosa super veloce, ma davvero gustosa, almeno per noi. Riso con mais e un po' di tonno. È il pasto ideale che ci darà la carica giusta per continuare a chiudere tutti gli altri scatoloni che ci aspettano. E per oggi vi saluto qui, mentre finisco di mettere ad asciugare il bucato. Vi mando un forte abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!